Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Eccomi di ritorno con una dolce ricetta pensata e inventata da me. Questa cosa di sperimentare in cucina mi sta sfuggendo letteralmente di mano. Comunque, e dopo avervi proposto la mia rivisitazione dei taralli sardi, oggi arrivano le famosissime deliziose, prendendo spunto, appunto, dalle deliziose napoletane. E ho creato così un dolce similare, sardizzandolo, così come avevo fatto anche per i taralli, vi ricordate? Quindi la frolla di questi buonissimi dolci sarà quella sarda, super morbida e con tutto il buon sapore e profumo dei dolci della Sardegna. Ma ora bando alle ciance, iniziamo subito a descrivere la preparazione e spero che già dall'anteprima vi sia venuta una voglia matta di farli e mangiarli soprattutto. Ci occorreranno 100 g di nocciole tostate che dovremo tritare fino a ridurle a farina. Io questo passaggio, come sempre, lo faccio con il bimbi. Le mettiamo da una parte. Adesso in una ciotola bella capiente versiamo 150 g di zucchero, un uovo intero grande a temperatura ambiente e di seguito 3 tuorli grandi e a temperatura ambiente e poi grattugiamo un limone biologico e successivamente anche un'arancia biologica. Aggiungiamo un pizzico di sale e mescoliamo bene con una frusta a mano per qualche minuto. Ora uniamo 400 g di farina 00, i 100 g di nocciole tritati ridotti a farina e le misceliamo insieme così come mostrato in video. Setacciamo 16 g di lievito per dolci vanigliato e continuiamo a mescolare bene. Aggiungiamo 130 g di strutto morbido e procediamo ad impastare con le mani fino a formare un bel panetto liscio, morbido ed omogeneo. Prima così dentro la ciotola e successivamente sul piano di lavoro leggermente infarinato. E si può già intravedere quanto la frolla sia morbida. Oltretutto, questo tipo di impasto sardo non necessita del riposo nel frigorifero, i fatidici 30 minuti di riposo per le classiche paste frolle, ma si potrà utilizzare subito. Quindi sulla spianatoia leggermente infarinata iniziamo a stendere in una sfoglia di mezzo centimetro mezzo panetto di impasto, così ci suddividiamo il lavoro nella maniera più ottimale e ci viene ovviamente anche più comodo. Ci prepariamo vicino anche la teglia con la carta da forno e un coppapasta delle dimensioni di 8 cm. Ricaviamo quindi dei dischi di quelle dimensioni e sollevandoli delicatamente con una spatola leggermente infarinata li adagiamo sulla teglia, proprio così come vedete in video. Ovviamente i ritagli di pasta avanzati si possono rilavorare e ristendere. Terminata questa frolla, passeremo al resto del panetto lasciato momentaneamente da parte e faremo lo stesso procedimento. Con queste dosi ci dovrebbero uscire circa 22 biscotti, che poi ovviamente uniti e composti si ridurranno alla metà. Inforneremo in forno già caldo prima una teglia e poi la successiva nel ripiano centrale a 170 gradi per 15 minuti circa. Attenzione a non farli scurire troppo, pena la perdita ovviamente della loro inconfondibile morbidezza. Quindi controllate il vostro forno di tanto in tanto. E nel mentre che i biscotti sono in cottura ci occuperemo della crema pasticcera. All'interno di un pentolino versiamo 500 g di latte intero, i pezzi di scorza di limone e di scorza d'arancia che avete visto poco fa e mettiamo da una parte. Ora all'interno di una ciotola versiamo 110 g di zucchero e 3 tuorli grandi. Mescoliamo i 3 tuorli con lo zucchero, aggiungiamo 2 cucchiai del latte aromatizzato all'arancia e al limone e mescoliamo ancora un po'. Il pentolino con il latte lo mettiamo sui fornelli e lo portiamo ad ebollizione. Nel mentre al composto di uova e zucchero aggiungiamo 25 g di maizena, quindi l'amido di mais, e 25 g di farina 00, setacciati e pesati sul momento. Continuiamo a mescolare.
Ecco, il latte ha raggiunto l'ebollizione, spegniamo il fornello e aggiungiamo il composto appena preparato. Attendiamo giusto 30 secondi, dopodiché accenderemo nuovamente il fornello e a fiamma bassa, mescolando continuamente, faremo addensare. Ci vorrà veramente pochissimo. Quando notiamo che la crema si sta già addensando, spegniamo e continuiamo a mescolare energicamente per un minuto. Trasferiamo subito la crema all'interno di una pirofila in vetro Pirex e la copriamo con la pellicola trasparente a contatto con la superficie della crema. Faremo freddare quindi la crema a temperatura ambiente e prima di utilizzarla elimineremo ovviamente le scorze di arancia e di limone e la mescoleremo energicamente. Ecco la seconda teglia pronta per entrare in forno e qui a fianco ci sono i biscotti appena sfornati. Che buon profumino che si sente! Una volta freddi, sia biscotti che crema, e che ardua impresa dover aspettare e non poterli mangiare subito. Ma che golosona sono! Ma dicevo, una volta tutto freddo potremo iniziare a comporre e creare le nostre deliziose, queste prelibatezze uniche che in un soffio sono arrivate da Napoli a Cagliari. Con una sac à poche e la bocchetta a stella larga facciamo 2 giri di crema su un disco, copriamo con l'altro biscotto e rotoliamo il bordo da dove sbuca la crema su un letto bello abbondante di granella di nocciole. Procediamo così in questo modo fino a terminare tutto e fino a farci venire letteralmente e talmente tanto l'acquolina in bocca da impazzire. Che visione catartica e sublime! Cospargiamo la superficie con abbondante zucchero a velo e ora vi mostro anche quanto è friabile questo tipo di frolla. Mi è avanzato un biscotto semplice e l'ho voluto spezzare in diretta insieme a voi. Fantastico! E ora ecco per voi un super zoom su tutte le deliziose. Le originali napoletane, pur non avendole mai assaggiate, so che sono fatte con una pasta frolla friabilissima e come farcia una crema al burro con pasta di nocciole. Io le ho volute personalizzare unendo la tradizione napoletana con quella sarda. Spero di aver fatto cosa gradita. Poi siete liberissimi ovviamente di farle nella maniera che più vi piace e scegliere voi quale versione seguire. Saranno ottime senz'altro in tutti i modi. Si conservano in frigorifero chiuse ermeticamente e il giorno dopo sono ancora più morbide e fragranti. Ma vi rendete conto? Guardate l'interno, che cos'è? È un qualcosa di paradisiaco. Super buone, si sciolgono in bocca e le nocciole poi le rendono speciali. Spero tanto che le proverete anche voi, che la ricetta vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commentini. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!